Oh! Ciao ragazzi amici di Addicted to Tech, benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele. Perdonate il disordine ma fervono i preparativi per il Natale, manca davvero pochissimo, siamo già al 20 dicembre, non facciamo altro che impacchettare come questo da ieri sera, sono davvero stanchissimo ma oggi realizzo questo video perché c'è un'importantissima novità per quanto riguarda i droni. Lo sapete, no? Solo 2 giorni fa Enac ci ha fatto un bellissimo regalo di Natale con il suo nuovo rinnovato sito D-Fly con tanto di tariffe per registrare i nostri droni che vanno dai 6 euro agli oltre 100 euro, andando di fatto ad anticipare e forse anche in contrapposizione con quanto deciso dall'Unione Europea per quanto riguarda il tema droni, ma fatto sta che contro Enac, D-Fly, tutto quello che è successo si è scatenato un vero e proprio shitstorm, un putiferio. Solo nel mio video precedente, lo trovate nella scheda qui in alto a destra, andate a vederlo se non l'avete già fatto, ci sono oltre 300 commenti di gente davvero indignata, utenti davvero arrabbiati, me compreso. Lo scontento è tanto, non solo qui su YouTube, anche nei campi di volo, praticamente ovunque, sia da professionisti sia dagli hobbisti. Proprio per questo sembrerebbe che Enac sia tornata leggermente indietro sui suoi passi, non c'è ancora l'ufficialità ma potrebbe esserci nei prossimi giorni. È stata pubblicata la notizia sulla pagina Facebook Formazione Drone, composta da alcuni operatori Enac certificati, insomma, che quindi sono già nell'ambiente. Intanto ve la metto qui a schermo e vi vado a leggere subito quello che è stato scritto. Lo ripeto, da operatori certificati, quindi nell'ambiente, che conoscono bene le leggi e questo sistema. Non iscriversi, non registrare droni e non effettuare pagamenti sul sito D-Fly. Abbiamo testato il sito D-Fly nell'ulteriore versione riproposta ieri, 2 giorni fa. Ci sono problemi significativi formali e fiscali che mi avete segnalato anche voi nei commenti. È ancora estremamente buggato il sito in tutte le sue componenti con le registrazioni. Ne abbiamo segnalati alcuni tra i più significativi al gestore. Il gestore del sito ha ammesso che il sistema delle registrazioni è errato. Voi, ente nazionale, andate a fare qualcosa e la pubblicate in modo errato. Ma davvero ci siete o ci fate? Ma continuiamo. Suggeriamo a tutti di non effettuare alcuna iscrizione, registrazione, pagamento fino alla fine di marzo, quando, come vi ho già detto nell'altro video, dovrebbero diventare obbligatorie le registrazioni per i droni ad uso professionale. Concludono dicendo: anche perché, come la storia del sito ha dimostrato con i fatti negli ultimi anni, è praticamente certo che emergeranno ulteriori necessità di aggiustamenti per cambi di regole e recupero di errori. Condividete. Quindi ragazzi, il nostro consiglio al momento è quello di non correre subito a registrarsi e a pagare, in quanto il sito è ancora completamente buggato. Potrebbero tornare leggermente sui loro passi, rivedendo un po', lo spero, le tariffe. Vedremo anche cosa succederà a luglio, quando hobbistico e professionale andranno a fondersi insieme. Secondo me succederà un vero macello, anche con l'introduzione del transponder, del corso online e di tutto il resto che serve per pilotare un drone in legalità. Servono più certificazioni per usare un drone che per guidare un'automobile. Assurdo! Poi vabbè, il fatto che il sito principale D-Fly sia stato offline praticamente 5 giorni e quando è tornato online con tantissimi errori, bug e problemi è davvero scandaloso per un ente pubblico pagato milioni e milioni di euro da parte dei contribuenti. Ma questo è un classico esempio dell'Italia. Quindi ragazzi, questo era un semplice aggiornamento su quello che sta succedendo. Per ora mantenete la calma, non fate nulla, al massimo potete registrarvi sul sito D-Fly per consultare le mappe di volo, che alcuni di voi, non so se è vero, mi avete segnalato che ci sono molti errori. Alcuni mi dicono anche che è possibile volare secondo queste mappe anche in zone vietate vicino a aeroporti, quindi sembra che il nuovo sito D-Fly sia tutto da sistemare. Staremo a vedere cosa succederà, se tutto questo shitstorm avrà qualche conseguenza oppure no. Magari aumenteranno pure i prezzi, non lo so ragazzi, però la cosa certa è che stanno cercando in tutti i modi di demolire
un passatempo, un hobby, specialmente, lo ripeto, qui in Italia, in quanto la regolamentazione europea è molto più morbida per quanto riguarda i costi. Comunque a luglio dovrebbe entrare in vigore finalmente la regolamentazione europea, quindi dovrebbe adeguarsi anche l'Italia. Sarà così oppure no? Lo vedremo ragazzi, voi intanto fatemi sapere cosa ne pensate lasciando un bel commento qui sotto, se volete supportarci mi raccomando un bel like, se volete far sapere questa notizia a tutti i vostri amici condividete questo video a tutti e se volete supportarci iscrivetevi e attivate la campanellina qui sotto per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. Io continuo ad impacchettare pacchi in questo bellissimo Natale, noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!